Benvenuti ragazzi anche oggi per un nuovo tutorial. Allora, oggi vi mostro come realizzare questa bellissima mantella che vedete in una maniera super semplice. Anche per le principianti questa mantella sarà veramente troppo semplice da realizzare. Io la vado a lavorare con il Colora Magic Baby della Filati 3 Sfere. Nel box informazioni vi metto il link per acquistarla. Allora, di questa lana io ho usato circa 220 grammi, quindi con una sola confezione potete realizzare questa mantella. Allora, la larghezza della mantella l'andate a stabilire dall'inizio del lavoro, nel senso che mettiamo la lunghezza, quindi vedete tutta la lunghezza della mantella, noi iniziamo a lavorare in maniera diversa, quindi la lavoriamo in orizzontale la mantella e poi dopo avremo la lavorazione del collo e della restante mantella. La lunghezza totale dal collo fino alla fine della mia mantella è di circa 60 cm, quindi come potete vedere io faccio una lunghezza che va ad appoggiare sul fondo schiena. Ovviamente se voi volete una mantella più corta, quindi che vada magari all'avambraccio, dovete andare a mettere su meno catenelle, insomma queste, ma all'inizio per quanto riguarda il collo sarà sempre uguale. Vado a lavorare con l'uncinetto 3,5. Prima di iniziare il tutorial vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere mi piace e soprattutto ragazze vi raccomando attivate la campanella, perché con la campanella ricevete tutte le notifiche, quindi tutte le volte che io pubblico un video. In più iscrivetevi al gruppo Le Amiche di Rosa Parlato YouTube di Facebook, così mi fate vedere i vostri lavori. Detto questo passiamo al tutorial. Per il nostro tutorial io vado a mettere 82 catenelle con l'uncinetto numero 3,5 ed inizio in questa maniera qui. Andrò a lavorare prima al tenere una lavorazione di 20 maglie basse e le restanti maglie, che saranno la lunghezza della nostra mantella, saranno lavorate a maglia alta. Quindi tenete presente per la misura che dopo il collo quella sarà l'altezza della vostra mantella. La mia mantella è abbastanza lunga, voi poi potete decidere se volete mettere su meno catenelle, se volete farla più corta. Quindi iniziamo la nostra lavorazione. Iniziamo, vedete, prima con la maglia bassa. Allora io vado a prendere l'anellino dietro, quindi lavoro con l'anellino dietro perché il punto viene più fermo e lavoro la prima maglia bassa. Entro nel prossimo e lavoro la seconda. La terza, la quarta, la quinta, fino ad arrivare a 20. Una volta vedete che ho lavorato le mie 20 maglie basse, sulla 20ª maglia bassa andiamo a mettere un marcapunti. In questa maniera qui. Adesso iniziamo la lavorazione delle maglie alte, quindi filo sull'uncinetto, vedete, entriamo all'interno e lavoriamo una prima maglia alta, quindi scarichiamo i due fili e poi di nuovo i nostri due fili. Filo sull'uncinetto e di nuovo, vedete, entriamo nella sollina così e lavoriamo la nostra maglia alta. Quindi il restante della lavorazione sarà tutto a maglia alta. Entriamo, carichiamo il filo, scarichiamo due fili e poi di nuovo scarichiamo gli altri due fili. Come potete vedere già abbiamo una differenza, vedete, ovviamente di lavorazione. Questa lavorazione ci permetterà ovviamente di avere gli aumenti per la nostra mantella, che qualcuno chiama anche cappa all'uncinetto. Io l'ho fatta più lunga rispetto ad una cappa, però voi ovviamente potete decidere. Quindi andiamo a proseguire in questa maniera qui fino ad arrivare all'ultimo punto, quindi lavoriamo tutto il restante della catenella fino alla fine. Una volta vedete che arriviamo alla fine della lavorazione si presenterà in questa maniera qui. Adesso dobbiamo andare a proseguire in questa maniera. Adesso vedete, lavoriamo 1 e 2 catenelle. Allora io lavoro 2 catenelle per non avere la parte sottostante troppo larga, così quando andiamo a chiudere sulla seconda catenella sarà più tesa la lavorazione. Allora abbiamo lavorato le 2 catenelle, vedete, quindi qui già abbiamo lavorato il punto, dobbiamo, vedete, abbiamo già la prima maglia alta di 2 catenelle, filo
sull'uncinetto e dobbiamo lavorare nella prossima, quindi questa è lavorata, entriamo nella prossima, ma lavoriamo in coste, quindi entriamo, vedete, al centro e prendiamo solo l'asola esterna in questa maniera qui e lavoriamo la seconda maglia alta della seconda riga, filo sull'uncinetto, di nuovo nel prossimo entriamo, vedete, sempre prendendo solo l'asola esterna in questa maniera qui, filo sull'uncinetto, il prossimo è questo e di nuovo, vedete, entriamo al centro e prendiamo l'asola solo esterna e lavoriamo un'altra maglia alta e dobbiamo proseguire, vedete, in questa maniera, quindi prendendo tutti i punti al centro in questa maniera, entriamo al centro, prendiamo la nostra asola e lavoriamo la maglia alta e lavoriamo in questa maniera fino ad arrivare al primo marcapunti. Arrivo, vedete, dove ho il marcapunti, ho lavorato l'ultima maglia, vedete, in costa con la maglia alta e qui ho il marcapunti, quindi tolgo il mio marcapunti e lavoro, inizio a lavorare, vedete, le maglie basse. Le maglie basse saranno lavorate semplici, quindi prendendo entrambe le asole, quindi entriamo, vedete, prendiamo entrambe le asole e lavoriamo la maglia bassa. Rimettiamo di nuovo il marcapunti e adesso, vedete, in ogni punto lavoriamo le nostre maglie basse, quindi prendiamo sempre entrambe le asole per le maglie basse e lavoriamo tutte le maglie basse fino ad arrivare ovviamente alla fine. Arriviamo quindi, vedete, nell'ultimo punto da lavorare e abbiamo terminato, vedete, la lavorazione delle maglie basse. Come potete vedere c'è veramente un aumento di volume notevole. Adesso guardate, io giro il lavoro, allora io non faccio la catenella per non far confondere le principianti, quindi semplicemente, vedete, mi allargo leggermente e entro subito, vedete, nel punto dove c'è l'uncinetto e entro ovviamente prendendo sempre le due asole. Qui prenderemo sempre le due asole, ricordate, e lavoriamo la maglia bassa e lavoriamo tutte maglie basse classiche, vedete, prendendo sempre le due asole in questa maniera fino ad arrivare dove abbiamo il marcapunti. Arrivo, vedete, dove ho il marcapunti, qui lavoro l'ultima maglia bassa, quindi ricordatevi, dove abbiamo il marcapunti lavoreremo l'ultima o la prima nell'altro verso di maglia bassa. Ecco qui. Adesso guardate, nel prossimo punto iniziamo la lavorazione di maglie alte. Le maglie alte andranno sempre lavorate in coste, cioè prendendo, vedete, l'asolina esterna, quindi prendiamo l'asola esterna e lavoriamo la prima maglia alta di questa riga. Di nuovo filo sull'uncinetto, entriamo all'interno e lavoriamo di nuovo la maglia alta in coste e lavoriamo queste maglie alte in questa maniera qui, quindi prendendo sempre l'asola esterna fino ad arrivare alla fine della riga. Arriviamo, vedete, nell'ultimo punto da lavorare, eccolo qui, vedete, abbiamo 1 e 2 catenelle. Io entro sulla seconda catenella in questa maniera qui, vedete, prendo entrambe le asole in questo caso e lavoro la mia ultima maglia alta della riga. Come potete vedere, la lavorazione non viene slabbrata, vedete, viene bella tesa e a noi ci interessa perché questo poi sarà il bordo, quindi sottostante della mantella. Adesso 1 e 2 catenelle di nuovo, giriamo il nostro lavoro, filo sull'uncinetto, ricordate sempre che la prima è già lavorata, vedete, dobbiamo entrare nella seconda, quindi entriamo sempre in coste e lavoriamo le maglie alte. Quindi maglie alte in coste, vedete, prendendo sempre l'asola esterna, quindi questa qui esterna, e lavoriamo le nostre maglie alte in questa maniera qui. Adesso ragazzi la lavorazione sarà
un alternarsi di queste righe in questa maniera qui. Quindi andiamo a proseguire lavorando tutte le maglie alte, vedete, in coste. Quando arriviamo al marcapunti lavoriamo le nostre 20 maglie basse in questa maniera, giriamo il lavoro, lavoriamo le 20 maglie basse e subito dopo vedete il marcapunti, quindi fino al marcapunti sono maglie basse. Dopo il marcapunti inizia la lavorazione delle maglie alte in coste in questa maniera qui. Io adesso vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Allora ragazzi, io ho proseguito per una lunghezza di 100 righe. Come potete vedere, guardate, il collo è molto più stretto, quindi la larghezza è più stretta rispetto all'ampiezza ovviamente che andrà sulle spalle. Quando arrivo, vedete, all'ultima riga, quindi mi fermo qui dove ho l'ultima maglia alta, semplicemente taglio il filo e faccio un nodino in questa maniera qui e questo lo vado a nascondere all'interno della lavorazione. Adesso vi faccio vedere la mantella sul manichino. Ecco qui ragazzi, guardate, indossata com'è bella questa mantellina, quindi veramente una lavorazione troppo semplice, anche per le principianti sarà una lavorazione super semplice. Una cosa che vi voglio far notare è che qui vedete all'altezza del collo io poi andrò a mettere o un bottone semplice o un bottone a pressione. Allora chiaramente vedete io ho fatto questa lavorazione in modo che poi avesse il collo, quindi realizziamo già il nostro collo senza doverlo realizzare dopo. Quindi come potete vedere noi abbiamo il collo, vedete, completamente lavorato già dall'inizio della lavorazione. Quello che vi dicevo è per la lunghezza, vedete io ho una mantella molto lunga, se voi volete una mantella più corta è chiaro che dovete andare a mettere su meno catenelle, quindi andate a regolarvi. Io adesso vi dico più o meno la mia mantella quanto è lunga, ve lo faccio vedere più o meno. Allora la mia mantella è lunga, allora ve la misuro dal collo, quindi da dove io ho ancora il marcapunti, vedete, sposto un pochino così, vi misuro la lunghezza. Allora è una lunghezza di 46 centimetri, ovviamente io parlo di lunghezza dal collo in poi, ma totali è un'altezza di 60 centimetri. Quindi voi andate a decidere ovviamente quanto volete lunga o la vostra mantella e mettete ovviamente la vostra catenella. Detto questo, io vi ringrazio e vi saluto al prossimo tutorial.